Io sono abbastanza turbato da queste polk. Io non ho nessuna reserve invece. No, no, io sono turbato perché, Sì, perché bella io sta a cosa. casa Sì, ho un, sai la una soundbar, soundbar della Polk col quella con sub. il sub wireless, Sì, sì, però che è una cosa proprio basica, minimale. minima, minima, minima. E questi invece sono polk, ma sofisticati e dir poco, Esatto, sofisticatissimi. introduci proprio l'argomento perché la Polk è stata per molto tempo considerata come una azienda che faceva prodotti relativi Consumer, consumer pop, sì, ecco, e invece così non è, tra l'altro ha una lunga storia perché ha più di 50 anni di heritage sì. e quindi è un'azienda che oggi vanta 5 serie di diffusori declinati, poi dopo lo diremo meglio, con delle tecnologie applicate che diffusori di questo prezzo, perché costano 825 euro la coppia questi, che diffusori bookshelf normali se la sognano. Twitter con questo piripicchio. Questa ogiva rifasatrice, Bravissimo. Ok, il bello. woofer fatto in un certo modo, quello che mi piace di più è poi il condotto bass reflex che se Lo state vedendo adesso, è è un molto oggetto, bello, insomma ci sono tantissime tante cose da cose, sì. dire, tante cose da dire. Quindi il rapporto qualità-prezzo che è un po' il core della Polk eccezionale. www.audio2g.it o .com, subscribe, campanella, per cortesia, se volete supportare il canale, abbonatevi, andiamo alla descrizione. Allora Giulio, quindi le serie della Polk sono ben 5. Legend, questa qui che si chiama Reserve, poi c'è Signature, Monitor, XT e T-Series. Ti ricorderai della T-Series, abbiamo fatto la prova della T15 con un amplificatore SMSL Come no, per certo. descrivere un prodotto entry level. Quelle Stavo erano dicendo non me la ricordo per niente, invece no, poi Ecco, con l'SMSL me la sono quelle ricordata. erano due casse da 150 euro la Sì, coppia che già se la già, sì, sì, battevano, andavano bene. già se la battevano. Queste invece utilizzano molte delle ricerche tecniche fatte per la serie Legend, leggermente declinate verso il Scalate. basso, scalate con ovviamente un mobile più semplice, perché è un mobile in colori bianco, nero e legno, Nero goffrato. goffrato, ma insomma sono dei mobili laminati Sì. fondamentalmente. Allora, le tecnologie utilizzate. Possiamo cominciare a dire che si tratta di un due vie. Vieni qui Giulio, Sì, se no sì, non ti sì, sì, vedono. Due assolutamente. vie, bravo. Si tratta di un due vie con un tweeter, I ring radiator. come si chiama? Ring radiator. Ring radiator tweeter, sì. E Ok, quindi è un tweeter a dispersione controllata sì. e che ha uno sweet spot più ampio, Sì, 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 sì. ovviamente. Non ha problemi di break up, cioè ce li ha, Ce li ha, ma perché insomma, non potrebbe non averceli, però ce li ha a molto in frequenze alto. molto più alte rispetto a quelle udibili dall'orecchio umano. Scusate, io ho preso un po' d'appunti perché sono talmente tante le cose Sì, 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 sì. che ci sono da dire. Ne hai facoltà. Esatto, ovviamente come nei Twitter più sofisticati ha anche il cappuccio in rame. Invece Sì. l'unità medio-bassi? L'unità medio-bassi è un'unità particolare perché si chiama Turbine Foam Core Cone. Accidenti. Eh sì, perché questa è una struttura composta da superfici esterne rigide, quindi Sì. queste superfici che vediamo dentro, e invece E internamente dentro è c'è una schiuma. in schiuma, perfetto. Questo vuol dire che ha un 400% in più, secondo quello che dice la Polk, Sì. di rigidità strutturale, e la cosa però secondo me molto più interessante è che è il 40% più denso e il 55% più Più leggero. leggero. Quindi la leggerezza conferisce una maggiore velocità al driver. Poi la cosa che mi piace moltissimo, moltissimo, e questo te ne dovresti essere accorto, è il PowerPort, cioè il PowerPort. Infatti stavo proprio per Esatto, chiederti esatto. È una specie di suppostone, ecco, lo state vedendo in sovraimpressione. sovraimpressione, che sta al centro del tubo di accordo, quindi è un tubo d'accordo più ampio, più Sì. grande, che dentro ha questa struttura. Questa struttura serve ovviamente per evitare fondamentalmente il rumore dell'aria, il fruscio dell'aria che attraversa Bello che il... questo è un tema sul quale si sono esercitati tutti.
dai tubi di accordo con le cannucce dentro, Bravo, dai bravo. piccoli buchini in basso rilievo. Ma infatti quando io ho letto queste cose mi sono ricordato di quando io e te eravamo giovani e compravamo solo il tubo di accordo della Indiana, no, della Coral. Della Coral. Della Coral che aveva le cannucce. Le cannucce, Le sì. cannucce, che poi sono stati sostituiti da tecnologie più Sì. avanzate, e quella che diceva Giulio è quella della Bowers Wilkins, Sì. che ha le Quei che sembra buchettini, delle sembra. palline da golf Sì, quasi, no? esatto. Delle palline da golf. Altra cosa estremamente interessante è il filtro che vedremo nello sventramento, che è fatto tutto con componenti cambiamo camera, con componenti estremamente selezionati. Quindi è una cassa che fondamentalmente veste i panni e costa come una cassa di livello medio-basso, ma alla fine ha una quantità di tecnologia profusa davvero ragguardevole. Va specificato che nel centro ricerca della Polk, Sì. sapendo che queste casse sarebbero state poi recensite da noi, hanno Sì. deciso di non mettere il B-wiring per farti dispetto. Ecco, c'è sempre questa cosa sì, del sì, B-wiring del che B-wiring. effettivamente mi colpisce al cuore, Sì. perché tu sai bene che il B-wiring per me è una cosa molto importante. Più delle immagini parlano le parole, o più delle parole parlano le immagini, fate come Non so come dove vuoi volete. andare a parare. Voglio andare a parare al fatto che andiamo allo sventramento, perché nello sventramento potremo tra l'altro vedere anche la camera posteriore del tweeter. Sono dei diffusori belli pieni, belli Beh, densi sì. di tecnologia, a dispetto di un prezzo d'acquisto veramente competitivo. Giulio, io richiedo fortemente il tuo intervento. Vai. No, perché io sono appassionato di condensatori, tu di setti di rinforzo. Ah sì, Quante volte avevamo trovato un setto di rinforzo inclinato? presumibilmente mai. Questo setto di rinforzo non è assolutamente parallelo rispetto al piano orizzontale, va leggermente per diagonale, diciamo Esatto. così. Quello che però possiamo vedere da questa inquadratura è il crossover che sta su questo finto fondo, immaginiamo. Esatto. Crossover con tutti i condensatori MKP marchiati Polk, a parte uno solo, ottime bobine, quasi tutte col nucleo inferrite, se non per quella che sta laggiù, forse è difficilissimo inquadrarla per una questione di luce, proprio laggiù, che è sicuramente la bobina che sta sul tweeter. Comunque è un filtro fatto bene, ben ordinato e con componenti di livello sicuramente superiore rispetto a quella che è la classe del prodotto. Ma andiamo detto questo, sì. scusate, abbiamo rimosso completamente l'assorbente acustico che stava qui dentro, perché Eccolo, questo è... se mi vuoi inquadrare sembro Babbo Natale. Sembri Babbo Natale con la barba, sì, esatto. Babbo Natale con la barba, ma siamo a giugno. A giugno fa un caldo che si schiaccia. Esatto. Mobile lavorato molto bene, questa è sicuramente fresatura ad alta precisione, baffle da 2,5 cm, secondo me le pareti sono da 2 cm. Sì. Come possiamo vedere c'è questo lavoro del woofer che è quasi raccordato con, Sì, è vero. Esatto, con lo spigolo del diffusore sia da una parte che dall'altra. Finitura goffrata che qui possiamo vedere piuttosto bene. Sì, diciamo di tipo, sembra quasi di tipo professionale. Sì, esatto, stavo dicendo industriale come Sì, livello di finitura, ma sì. comunque va bene. Quello che possiamo far vedere da qua sopra, probabilmente, è la parte interna della enorme porta di accordo, che arriva praticamente quasi a contatto, se non forse proprio a contatto, Sì. con il tweeter. Il tweeter, esatto. Se poi la vogliamo far vedere da dietro, vabbè, dobbiamo... Dopo. Ok. Dopo. Guardate come è fatta bene la cupola. Sì, con la sua ogiva di fasatrice. Sì, con la sua ogiva è veramente costruita bene. E tra l'altro posso afferrarlo? Ha questa camera posteriore che noi non abbiamo rimosso, e questa camera posteriore serve a fugare le emissioni posteriori del tweeter. E adesso prendiamo il woofer. Il woofer che ha un cestello, lo metto così, guarda, va bene? Sì, sì. Per il cestello va bene. Ha un cestello in metallo. Lamiera stampata. In lamiera stampata, quindi non è
cestello in alluminio che abbiamo visto in realizzazioni di una certa classe, però ha il doppio spider, eccolo qua, uno sta qui e l'altro sta dall'altra parte. Allora, se tu capovolgi il woofer, Ecco qua. vediamo quello superiore. E a questo punto è abbastanza chiaro vedere anche l'escursione e la bobina mobile E la bobina mobile... che è a vista. Esatto. Anche in questo caso anello di rame Di cortocircuito. Esatto. E poi vediamo la membrana con queste forme Nervature, sì, sì, nervature di irrigidimento probabilmente. sì, e questa struttura che abbiamo già descritto in descrizione, scusate la Il gioco di ripetizione, parole. esattamente, proprio un bel lavoro e concludiamo con il foro di ventilazione posteriore. Certo. Quindi questo altoparlante dalla sua ha sicuramente un'escursione enorme, perché abbiamo visto quanto è dimensionato e il doppio spider quanto poi serva fondamentalmente a supportare grandissime escursioni. Posso poggiarlo, Giulio? Certo. Okay. Adesso possiamo andare all'ascolto. Vi diciamo già che è un diffusore che ci ha veramente stupito e colpito per rapporto qualità-prezzo. Ascolto! Mi hanno impressionato. Sì. Mi hanno impressionato. Allora, francamente era un po' il pensiero che facevo in apertura. Faccio pubblica ammenda, io non ho mai dato particolarmente credito a Polk come azienda di diffusori, considerandola un'azienda che faceva la soundbar che ho a casa assieme a quel un po' ridicolo subwoofer che ho collegato al televisore. No, dico ridicolo perché... Non fa parte del nostro DNA. No, diciamo che si desta quando deve far sentire un'esplosione di un film. Okay. Normalmente non fa niente, poi a un certo punto succede qualche cosa, boom, e arriva questo si sente coso che si sente. Per carità, l'avrò messo male io, colpa mia, non lo so. Comunque, insomma, che sia un'azienda che ha delle doti di ricerca e sviluppo tecnologico, questi diffusori me lo hanno fatto capire in maniera inequivoca. Quindi, per una cifra relativamente bassa, non dico bassa in assoluto perché comunque stiamo ragionando di una cifra 840 euro. 840 euro, insomma, non è tanto ma non è neanche pochissimo, però accidenti, insomma, abbiamo visto diffusori molto più convenzionali passare qui dentro costando anche qualcosina in più. Sì, quindi senza dubbio. Sì. Senza dubbio. Unica cosa, non vi aspettate, perché queste soluzioni tecniche sono soluzioni a bordo della serie più grande, ovviamente la serie più grande è esteticamente molto bella. Questa l'unico minus che ha probabilmente è un'estetica quasi professionale, l'abbiamo detto anche nello sventramento, a parte la finitura lignea che forse è quella che più di tutti si avvicina diciamo, all'arredamento domestico, però questa sembra quasi una cassa rubata dal mercato del pro. Quello che ci ha stupito subito è che abbiamo sentito l'esigenza e la necessità di collegarci un amplificatore molto importante. Gli abbiamo collegato il Denon PMA 3000 NE che costa 3.700 euro e collegato quello queste casse hanno proprio respirato. Questo forse mi fa pensare che è un diffusore rispetto al quale non bisogna lesinare né come qualità né come quantità di corrente che uno gli manda. Anche perché quello che poi ci ha stupito è la modulazione del basso, perché il basso non solo arriva molto più in basso di quanto ci si possa aspettare, ma molto spesso queste casse di cubatura piccola, anche quando riescono a scendere di più, non modulano bene il basso. In questo caso devo dire che la modulazione del basso era una modulazione eccellente che mi ha lasciato sinceramente senza parole. Stessa cosa dicasi per il tweeter. Questo tweeter sicuramente particolare, sicuramente che occhieggia anche a altri tweeter di livello molto più alto che abbiamo visto con altri marchi,
È un tweeter che ha una dispersione angolare molto ampia e quindi si riesce a apprezzare molto bene anche se proprio non si sta nello sweet spot esatto che le regole dell'hi-fi moderna prescrivono. Sì. Una cosa, dal punto di vista della installazione, non so se magari quel particolarissimo tipo di condotto di accordo genera questa cosa che vi sto per dire, però a me è sembrato che laddove normalmente i diffusori da stand richiedono tanta aria attorno, questi ne richiedono un po' di più. Sì. Cioè quella bellissima discesa in basso della quale parlava Giancarlo, e non solo c'è bisogno di un amplificatore che sia in grado di pilotarle, ma anche di un po' di spazio per farle respirare. Sì. Pena ovviamente un certo rigonfiamento e un po' di perdita di dettaglio, perdita di fuoco, perdita di profondità. Quindi quello secondo me è un qualche cosa di cui bisogna tener conto. Però stiamo dicendo tutte cose belle, nel senso che io non la inquadrerei come una cassa da 840 euro, la inquadrerei No, come una cassa più o meno dal doppio. sì, questo adesso io non sono particolarmente abile in questo tipo di considerazioni. No, quello che dico è che è una cassa particolarmente gratificante ed è una cassa che ha tanto corpo. Sì, E io, lo sapete, non amo particolarmente questo tipo di distinzioni, cioè questa cassa è adatta alla musica classica, questa cassa è adatta alla musica barocca, questa cassa è tardo romantica o è metallara. Penso sempre che un diffusore debba essere ad ampio spettro per permettermi a me, ascoltatore, di fare un percorso di crescita musicale, per cui se oggi ascolto i quartetti d'archi e domani mi innamoro dei Metallica, ma perché no? Cioè, non è che devo per forza di cose cambiare i diffusori. Però è vero che hanno una forte struttura queste polk, per cui insomma il trio jazz che abbiamo ascoltato in tante declinazioni, da Jarrett a Petrucciani e altri, e qui insomma si sentiva in maniera particolarmente gradevole. cioè ci siamo divertiti, Ci siamo a divertiti. sentire queste casse ci siamo divertiti, cioè abbiamo sentito tante cose, ci guardavamo per commentare, insomma sono Piacevole. casse davvero piacevoli e che vi sproniamo ad ascoltare, perché la Polco, come ha detto giustamente Giulio nell'introduzione, è un'azienda che soprattutto in Italia ha pagato un po' lo scotto di una distribuzione solamente nelle grandi superfici, quindi era nota più che altro per casse economiche, soundbar e cose del genere, e invece no, ecco, invece questo no. e invece no. Per cui per affermare, o meglio riaffermare una posizione primatistica sul mercato, ha fatto la giusta scelta di dire io metto in campo tutto il mio know-how e faccio delle casse con un rapporto qualità-prezzo, del resto sono sempre state caratterizzate da un eccellente rapporto qualità-prezzo, faccio casse che costano poco e che vanno particolarmente bene. E questo mi sembra la giusta sintesi, cioè il woofer addirittura col doppio spider, altissima escursione, cose che sinceramente non abbiamo assolutamente visto in casse di questo livello. Benissimo, io avrei concluso. Va bene, sì, anch'io non ho altre cose da dire, Dunque, andatevele ad ascoltare, consideratele, sono veramente una scelta originale e particolare. Dunque, www.audio2g.it.com, social, Instagram, TikTok Facebook. e Facebook, e per cortesia, se volete supportare il canale, magari abbonatevi, ok? Vi Ciao. salutiamo, ciao! Grazie.